Buongiorno ragazzi, buongiorno, siamo a commentare qui insieme la gara del Gran Premio di Motegi in Giappone. Allora, io sono abbastanza esaltato perché questo è stato un fine settimana particolare. Vedrete prossimamente il video che ho fatto insieme agli amici di Red. Sono stato con Stefano Cordara a provare una moto, a provare due moto, anzi, perché una l'ha provata lui, una l'ho provata io, ce le siamo scambiate. E quindi questo è il primo video che registro dopo l'evento che c'è stato. È stata un'occasione veramente figa, bellissimo, una grande esperienza, ma adesso veniamo a bomba al weekend di gara, che lo riassumerei un po' noioso e perfetto per Pecco perché come vedete io non tengo per Pecco, non tengo per Ducati, assolutamente no. È riuscito a ricucire un po' il gap, che comunque ragazzi, ha vinto gara sprint e ha vinto la gara di oggi della domenica, avendo fatto comunque un weekend perfetto, ricucire il gap da Martin è dura, perché come dice lui non è poco quello che ha fatto, perché ragazzi prendere i punti così a Martin è stato ottimo. Abbiamo sabato che Martin è partito molto indietro, 11° per colpa di una qualifica dove è caduto. Marquez invece ha toccato il verde, quindi anche lui parte indietro. Riescono entrambi ovviamente sia nella gara di sabato che domenica a fare un grande recupero. Abbiamo Martin che arriva quarto, ovviamente gara sprint metà punti, riesce comunque Bagnaia a recuperare dei punti sabato e anche dei punti chiaramente oggi ne ha recuperati 5 ed è stata una lotta di nervi, proprio una gara sul filo del decimo. Abbiamo un Pecco che ha girato, avevo segnato un po' di tempi con il cronologico della gara, ha girato sempre come un martello lui, ma da dire anche ovviamente Martin, sono stati dei fenomeni, hanno creato un buco dietro impressionante perché Marquez, che lo ha detto, era al limite, ha girato a 3 secondi, era al limite nel senso che aveva più o meno il loro passo, ma non ne aveva di più, chiaramente per rimontare e arrivargli sotto. Infatti è arrivato a 3 secondi e 8 e il gap è rimasto più o meno quello, quando poi dopo un po' l'inizio che c'è stato un po' di casino, un po' di sorpassi contro sorpassi, c'è stato anche un contatto in prima curva, è riuscito poi a recuperare. Purtroppo quello che ne ha fatto più le spese è stato Enea Bastianini, che all'inizio è rimasto intruppato, l'hanno infilato subito Binder e poi ci ha messo tanto a riprendere, soprattutto perché passare le KTM è molto difficile. Partito alla grande anche Acosta, e l'altro tema cruciale del weekend è stato Pedro Acosta, che ha fatto pole, era partito nella sprint, chiaramente lui non ha niente da perdere e ha tutto da dimostrare. Era partito a bomba, non ce l'avrebbe probabilmente fatta Bagnaia a sopravanzarlo, anche perché anzi stava perdendo, ma poi a pochi giri dalla fine, mi sembra 3 giri dalla fine, è scivolato e così ha visto sfumare la possibilità della vittoria. Stessa cosa succede oggi, ma succede molto prima e succede non da primo. Stava inseguendo alla grande Bagnaia e nella variante l'ha persa e ha provato, tra l'altro è rientrato, ma poi aveva il cupolino che era mezzo spaccato e non riusciva praticamente, si vedeva che vibrava, l'avevo visto qualche giro prima e così non è riuscito a concludere la gara. Enea, che nel frattempo è venuto su, e l'altro tema buono della gara è Enea che era riuscito a risalire, ma poi purtroppo non ce l'ha fatta a chiudere quell'ultimo secondo da Marc e se l'è tenuto lì. Era un livello questa gara, ma un po' tutto l'anno, talmente alto che non riescono neanche ad andare in battaglia, perché hanno girato tutto sul 45,3, 45,4, poi quando mollavano facevano un 44,8, 44,8 l'ha fatto 12 giri sui 23 di gara, 24 di gara. Non riesci a fare di più quando sei già totalmente al limite, non è possibile, perché erano già tempi che erano già buoni quasi per un'eventuale qualifica, quindi chiaramente non riuscivano a fare di più. Basta pensare, ragazzi, che Morbidelli, che è la quinta moto e quinta Ducati classificata, è arrivata a 18 secondi, e 18 secondi sarebbe stato un tempo che 2 anni fa valeva il primo posto, perché l'anno scorso ha piovuto, ma 2 anni fa hanno girato 20 secondi più lenti, quindi il tempo di chiusura di Morbidelli ha fatto 18 secondi, avrebbe comunque girato più veloce di 2 anni fa, voi pensate un attimino.
Espargarò con Aprilia ha preso 30 secondi, fra Di Giannantonio e Espargarò ci sono 10 secondi di distacco. Questo quando sento dire che Pecco è Brock, a parte che oggi Pecco ottava vittoria nel campionato quest'anno, ed è arrivato a livello di Rossi, Lorenzo, Stoner e non mi ricordo chi altro, i Marquez, un altro nomino. Soltanto loro sono riusciti a fare 8 vittorie in un campionato e non è ancora finita, quindi speriamo che, chiaramente speriamo per Pecco, ce ne possono essere ancora altre. Siparietto carino in cui Bagnaia ha detto a Martin "arriviamo così a Valencia, così ce la giochiamo alla pari all'ultima gara", e Martin gli ha risposto va bene magari, nel senso che gli andrebbe bene arrivare con un Pecco così forte a giocarsela. Secondo me è molto bello che entrambi riconoscono il valore l'uno dell'altro, a me piace molto. Poi a me non mi piacerebbe, appunto, come voi dite, a me non piace il tifo da stadio, quindi che due campioni così riconoscono uno il valore dell'altro, poi loro si conoscono da una vita, secondo me è molto bello. Gli ha fatto alla fine chapeau, si sono fatti l'applauso finale, ma perché ragazzi, è ovvio, sembrava che ce la facesse Martino ad arrivare, ma Pecco stava semplicemente un pochino amministrando quello che poteva da amministrare, girando con questi tempi, ragazzi, girando con questi tempi qui. Le uniche cose da notare sono, come al solito, la porcata, perché di porcata parliamo, che ha fatto Alex Marquez. Voi dite che io dico nei confronti di Ducati, non è vero, ha fatto una porcata nei confronti di Mir, lo ha centrato, la sua moto si è agganciata, gli è andata bene perché se l'è portato fino agli Air France, e comunque Alex è finito, ha toccato, si è ribaltato dentro gli Air France. Luca Marini si reputa molto soddisfatto del suo 14° posto a 36 secondi dal primo, perché ha detto che comunque la moto è molto guidabile. Per quanto riguarda Nakagami, lo salutiamo, che probabilmente farà il collaudatore, non si sa se lo vedremo con wild card o no. Le KTM sempre difficilissime da sorpassare, Enea ci ha messo veramente di ogni. Ragazzi, la cosa bella è stata la battaglia nella sprint, andatevi a vedere su YouTube che si trova il sorpasso fra Enea e Marquez, con botta e risposta da parte di Enea, che è stato fortissimo, fortissimo. Ha ricordato un po', ed è vero, le battaglie che ci sono state proprio a Motegi con Andrea Dovizioso, fantastico, veramente grande prova di nervi da parte di Enea Bastianini. Io ho la sensazione che Marquez sia effettivamente un po' arrivato quest'anno e sta guardando in ottica 2025, nel senso che lui sta aspettando la GP25, sta aspettando la sua bella tutina rossa, ed è questo ormai che sente nell'aria. Di Giannantonio, l'ho visto in intervista, è abbastanza gasato, nonostante abbia una spalla malconcia. Comunque non è andato male. Morbidelli, che alla fine è riuscito nella lotta a sorpassare Binder, che poi un po' che la mette di traverso, un po' che hanno le gambe fuori, sempre buttate in staccata, è sempre molto difficile da passare il KTM. Poi lo ha effettivamente abbastanza lasciato, neanche troppo, perché poi comunque sono arrivati lì sul traguardo. Non ho visto esattamente com'è andata la loro parte finale della gara. Fabio Quartararo, che arriva di nuovo al traguardo senza più benzina, e quindi è stato beffato da Nakagami. No, in realtà lo dà che è arrivato dietro. Io sinceramente l'ho visto tagliare il traguardo dietro a Nakagami. Ho visto male, scrivetemelo qua sotto. Gara così, gara un po' effettivamente definita da Marquez noiosa, e non possiamo dargli torto. C'è stata soltanto grande tensione per questa sfida mondiale, più che altro, ragazzi, perché alla fine veramente non è successo niente. Sarei curioso di sapere cosa avrebbe fatto Acosta se fosse rimasto in piedi, ma coi sei coi ma non si arriva molto distante. Direi che quindi noi ci rivediamo in settimana, che ci sarà un'uscita di un video, e poi quando Red pubblicherà la comparativa fra le due TRK 17-19, poi per rispetto, insomma, del fatto che facciano uscire loro prima la prova, farò uscire il mio backstage, tra virgolette,
in cui ho avuto tutta la giornata con loro e ci saranno un po' di cosine carine che sono riuscito a fare, ragazzi. Mi sono più che altro goduto un po' la giornata, che è stata dura comunque. Genova, Milano, macchina, pioggia, siamo andati a fare un bel giro sul Mottarone, ma comunque vedrete poi tutto quando farò uscire il video. La giornata direi che di gare, weekend di gare si conclude qua. Per oggi è tutto, ragazzi. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così almeno vi vedete il video anche con Cordara, e noi ci rivediamo alla prossima. Settimana prossima non c'è l'Australia perché c'è un weekend di pausa, e quindi fra 2 settimane per questo quasi live, ragazzi. E direi che arriverà poi di nuovo qualcosa come test di durata, vediamo un po' anche il tempo. Test di durata magari vediamo se anche con mezzi che possono interessare un pochino, anche visto che stiamo andando incontro all'inverno, per l'utilizzo quotidiano, tipo qualche scooter. Vediamo un attimino se riesco a prenderlo. Noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.